Ciao a tutti, nel video di oggi modificheremo il C64 Maxi per farlo diventare una tastiera da utilizzare con il core del Commodore 64 sul Mr. FPGA. Nello specifico useremo una Superstation One. Potremmo quindi unire l'accuratezza dell'emulazione hardware del Mr. FPGA con la fisicità di un vero Commodore 64. Tutti i tasti sono infatti nella loro posizione corretta e sopra ci sono stampati tutti i simboli e tutti i caratteri speciali che avevate su un vero Commodore 64. Diciamo subito una cosa, questa mod non è farina del mio sacco. Nella community del DC64 infatti vi è un thread in cui viene spiegato come trasformarlo in una tastiera USB, ma la procedura prevede l'utilizzo del saldatore. Io invece sono riuscito a trovare un altro tutorial sul blog di un certo Dave Luna, di cui vi metterò l'indirizzo in descrizione. La sua modifica non prevede l'uso di nessuna saldatura e quindi è totalmente reversibile. In questo tutorial viene anche mostrato come collegare il LED rosso che segnala l'accensione, così come l'hub USB posto sul fianco a cui potrete collegare dei joystick e che si trova nella stessa identica posizione delle porte joystick del Commodore 64. Ecco cosa vi servirà. 3 cavetti USB che terminano con un connettore DuPont a 5 pin maschio. Una striscia di pin a passo 2 mm. Cavetti jumper femmina-femmina, da un lato a passo 2 mm, dall'altro a passo 2 mm 54. Un hub USB, una prolunga USB. Nel mio caso ho utilizzato un hub e una prolunga USB 3.0. Questo perché ho intenzione di collegarlo sia al tubo catodico e quindi da una distanza abbastanza ravvicinata che al televisore del salotto comodamente seduto sul mio divano e quindi a una distanza superiore. I cavi USB 3 hanno al loro interno dei cavetti di rame più spessi che garantiscono una tenuta del segnale molto più stabile sulle lunghe distanze. Ora benissimo, dopo aver svitato queste 3 viti con un comune cacciavite a stella, sono solo queste 3, possiamo aprire il nostro Commodore 64. Si apre semplicemente così, come un forziere. Ok, mi sono trasferito in garage per poter lavorare meglio. Allora, abbiamo aperto il C64 Maxi, vediamo subito che dalla tastiera partono questi 2 cavi composti, questo da 4 fili e questo solo da 2. Quello da 4 fili è quello che connette la tastiera e va a finire in questa porta. Poi abbiamo il LED, questa è la lucina rossa che si accende sopra, che va a finire qui nella terza porta. Nella seconda porta invece abbiamo l'hub USB del Commodore 64 Maxi, che ha le sue 3 prese USB. Allora, andiamo a scollegarli ad uno. Andiamo a fare un piccolo foro sul retro del case per far passare la nostra prolunga USB. Io ho deciso di farlo in questa posizione perché poi aprendolo dietro non ci sono né la scheda madre e né nessun altro perno di chiusura, quindi mi sono segnato con la matita questo piccolo forellino in corrispondenza delle 2 metà. Mi sono aiutato con questo cutter, ho scavato dei pezzettini via via di plastica per creare un invito per la punta del trapano, l'ho fatto anche di qua, dopodiché appoggiando la punta del trapano all'interno del solco che ho scavato ho dato dei colpettini in modo da creargli la rotondità necessaria per far passare il cavo.
e dopodiché con una limetta cercherò di rimuovere queste piccole bave che potrebbero insomma creare dei danni al cavo. Ora prendiamo la nostra striscia di pin a passo 2 mm e andiamo semplicemente a spezzarne dei pezzettini che ci serviranno per essere infilati nelle varie prese che abbiamo scollegato. Quindi ne spezziamo 2 da 4, due pezzi da 4 pin per questa e un pezzo da 2 pin per questa. Io ho già spezzato i primi due che vedete qui e adesso vado a spezzare quello da 2. Ecco fatto. Adesso possiamo infilarli dal lato più corto. Come potete vedere, questi hanno un lato più corto e un lato più lungo. Allora, dal lato più corto li infiliamo nei vari connettori, li inseriamo completamente, ci andranno a pennello. Facciamo la stessa cosa con questo. E poi prendiamo quello da 2 e lo mettiamo qui. Adesso ci serviranno i nostri cavetti jumper femmina femmina, che ricordo da un lato hanno il passo di 2 mm, dall'altro hanno il passo di 2,54. Me ne serviranno 2 da 4 e uno da 2. Allora, quindi basta semplicemente sfilarli così ed eccone uno, e poi ho già preparato gli altri due, una qui e l'altro è qui. Perfetto, adesso li colleghiamo ai nostri pin. Dunque, per la modifica servirebbero 3 di questi cavetti. Io purtroppo ne ho trovati solo 2 perché venivano venduti online a 2 e per non comprarne altri 2, di cui uno poi mi rimarrebbe inutilizzato, me ne creo uno da me. Quindi cosa ho fatto? Ho sacrificato un vecchio cavo USB che avevo, l'ho tagliato e ho collegato i due cavetti che mi interessano, cioè il rosso, cerchiamo di avvicinare il rosso con un jumper femmina di cui ho tagliato la parte da 2 mm e 54, ho lasciato solo il connettore da 2 mm e il nero l'ho collegato con l'altro cavo che qui è di colore grigio. Ed ecco creato il nostro cavetto, un bel giro di nastro isolante ed è pronto. Torniamo al nostro Commodoro aperto e finalmente possiamo completare la modifica. Quindi dobbiamo collegare questi qui rispettando lo stesso ordine. Quindi se qui il rosso mi va sul marroncino, il marroncino mi andrà sul rosso e così via. Quindi vi consiglio questi di collegarli a uno perché è facile che si intreccino e poi la modifica non funzionerà. Inseriamoli e il primo è fatto. Adesso prendiamo il secondo e facciamo la stessa cosa.
Ecco collegato anche il secondo cavetto. Allora, non ho detto una cosa, rimarrà uno dei pin inutilizzato, perché avrete notato che da questo lato sono 4 e da questo sono 5, quindi l'ultimo non si usa, semplicemente lo potete ignorare, la modifica funzionerà benissimo. Adesso prendiamo il mio cavo artigianale e colleghiamo anche questo, quindi il rosso con il rosso e l'altro andrà sul nero. Fatto, semplicissimo. Prendiamo l'hub USB e vi colleghiamo tutte le varie prese USB. Dopodiché colleghiamo la prolunga USB, così, e proviamo a testare il tutto per vedere se perlomeno si accende la luce. Allora, solleviamo il Commodore e possiamo però vedere che purtroppo il LED non si accende ancora. Cerchiamo di capire perché. Il mio cavo artigianale potrebbe essere il punto debole e il motivo per cui non funziona. Voglio provare una cosa. Io ho rispettato l'ordine rosso col rosso, ma non è detto che questo cavo sia un cavo, perché è un cavo molto vecchio, quindi io voglio solo provare a invertire l'ordine in questo caso, solo in questo caso. Gli altri cavi non li tocco. E adesso proviamo di nuovo a collegare la presa. Solleviamo il Commodoro e voilà, il LED si è acceso. Quindi la mia teoria era esatta, è il cavo che si vede che non ha l'ordine dei fili, l'ordine dei colori standard. Se invece siete riusciti a procurarvi tutti e tre i cavetti DuPont USB, vi faccio vedere come si collega al LED. Useremo solo il filo rosso e il penultimo filo nero, perché come vi ho già detto, l'ultimo filo, che è anch'esso nero, è solo un filo di schermatura. Quindi collegheremo il nostro cavetto jumper da una parte al rosso e dall'altra al quarto pin, che è il primo dei due cavetti neri. Nel frattempo ho fatto una scoperta. Vi ricordate che con il mio cavetto artigianale non si accendeva il LED finché non ho invertito i due fili? Ebbene, non si trattava di un problema di questo cavetto che non rispettava i colori standard. Evidentemente il problema è che è il cavetto del LED a avere i colori invertiti, il rosso e il nero. Quindi, collegando questo qui al LED, dovrò anche qui invertire i colori. Quindi non collegherò l'arancione al rosso del LED, ma al nero, e il giallo invece lo collegherò al rosso. E infatti, se io lo testo, vedremo che si accenderà. Ecco il LED acceso. Disponiamo le varie cose in maniera ordinata all'interno del case e cercando insomma di non creare
più grovigli del necessario. Per esempio potrebbe fare così. A mio avviso non serve fissare con biadesivo o cose simili, perché tanto comunque a meno che non abbiate intenzione di giocarci a pallavolo con il vostro Commodore, tutto quanto dovrebbe rimanere collegato. Lo spazio abbonda, state solo attenti di non andare sopra a questi perni di plastica in modo da non schiacciare niente. Ok, poi prendiamo il nostro cavetto USB, ci colleghiamo la prolunga e questa prolunga la faremo passare nel foro che abbiamo creato. E la faremo passare così. Dunque, in questa maniera, per poi riposizionare la parte superiore nei suoi alloggi e poter richiudere stando attenti. Ecco, i cavi sono tutti a posto, possiamo richiudere il forziere. Ora sembra anche leggermente più pesantino, che è anche meglio, perché ho sempre pensato che fosse troppo leggero rispetto a un vero Commodore. Adesso ha un'aria un po' più sostanziosa. Benissimo, possiamo tornare sopra e provare a testare la tastiera. Colleghiamolo ora alla Superstation One e accendiamo. Colleghiamo adesso il joystick e possiamo vedere che senza aver configurato nulla, premendo un tasto si apre già il menu. Adesso andiamo a selezionare il core del Commodore 64 e vediamo come si comporta la tastiera. A prima vista tutto sembra funzionare, i numeri, le lettere, il return, la barra spaziatrice. Il problema sorge quando volete fare i simboli. Per esempio, il simbolo della sterlina farà il meno, la chiocciola farà il simbolo della sterlina, l'asterisco farà i due punti, la freccia in su farà il punto e virgola e così via. Tutti i simboli sono completamente sballati. Il tasto Shift e il tasto Control funzioneranno. Ad esempio, se vogliamo fare i simboli PETSCII con tasto Shift, qui e la Q faremo il cerchio vuoto e così via. Funzionano. Il tasto Commodore invece non funzionerà. Ad esempio, se vogliamo fare i simboli a sinistra, vedete, mi fa le lettere normali, quindi non funziona. Il tasto Control funziona perché posso cambiare i colori, ma se premo il tasto Commodore per fare il secondo set di colori, mi farà i numeri. Niente paura, ho incluso nella descrizione un file di mapping già pronto e configurato per far funzionare praticamente tutto. Poi vedremo perché ho detto praticamente. Dopo aver scaricato il file di mapping della tastiera, lo dovrete semplicemente copiare nella scheda SD del vostro Mister o della vostra Superstation One all'interno della cartella config. Il tasto Commodore finalmente funzionerà correttamente. Anche per i colori potrò finalmente usare il secondo set. I simboli funzioneranno, per esempio sterlina, chiocciola,
asterisco, freccia in su, parentesi quadra, eccetera. Rimane però un piccolo problema facilmente trascurabile, direi. I simboli sopra il 6 e sopra il 7, quindi la E commerciale e l'apostrofo, risultano invertiti di posizione. Le due parentesi tonde sopra l'8 e il 9 risultano traslati di un tasto verso destra, quindi se io vado a fare Shift 8 verrà fuori l'asterisco, Shift 9 parentesi aperta e Shift 0 parentesi chiusa. Purtroppo al momento non è stata trovata una soluzione a questo piccolo problema, ma come dicevo prima si tratta di qualcosa di assolutamente trascurabile, in quanto i simboli in questione sono semplicemente spostati di un tasto, ma comunque ci sono tutti. Ho preferito non mappare il menu del Mister in nessun tasto della tastiera proprio per mantenere tutti i simboli funzionanti. Tanto si può richiamare tranquillamente utilizzando il joystick, come avete visto prima, o addirittura io preferisco farlo con un Wiimote. Benissimo, siamo arrivati alla fine del video, io spero vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che lo abbiate trovato utile, perché è vero ci sono già dei tutorial, ma sono testuali e quindi chi magari non ha dimestichezza con queste cose potrebbe trovare comodo avere una videoguida passo passo che mancava. Grazie a questa modifica potrete avere davvero l'illusione di possedere un vero Commodore 64 e oltre che giocare potrete quindi farci tutte quelle bellissime cose che si facevano 30 o 40 anni fa o che magari non facevate ma avreste sempre voluto fare. Ma soprattutto potrete cantare.